Cari amiche, oggi andiamo a vedere che cosa abbiamo creato tutto il mese di agosto. Allora, ho realizzato diversi tutorial, ci sono stati i podcast, il video della domenica, quello sempre. Sono contentissima e andiamo a vedere i tutorial che abbiamo realizzato, aspettando poi settembre. Comunque ci sarà ancora, insomma, tutorial diversi. Allora, ho realizzato questa borsa con il filato luminoso che mi piace tanto. È un filato molto morbido, un cordino, ma si possono realizzare anche delle maglie, dei giacchini, assolutamente, perché ha una forte percentuale di cotone. Mi piace veramente tanto. Poi ho realizzato diciamo, un'applicazione in Sutace, ma voi potete mettere quello che preferite. Diciamo che è leggerissima d'estate. Per quanto riguarda la tracollina, io l'ho messa in metallo, ma potete sempre realizzarla con lo stesso filato e vi lascio sempre sotto il link per come realizzare una tracollina che non ceda nel modo più assoluto. Spesso abbiamo queste tracolline che le realizziamo di 70 cm e ci troviamo 2 metri, per cui abbiamo trovato il sistema per non realizzare diciamo le tracolline spesso, no? Ci diventa così lunga e non la voglio realizzare. Invece con questo sistema si può fare tranquillamente, la possiamo foderare e resta morbida. Comunque possiamo anche variare la misura della borsa. Vi lascio tutte le indicazioni nel tutorial. Si è lavorato tranquillamente questo filato d'agosto con il molto caldo, non ha dato assolutamente problemi. Bellissimi, poi ci sono tanti colori. Andiamo a vedere il secondo. Allora, questa è una ancora mini borsa adorabile. Sapete, come abbiamo detto anche su un video della generazione Z, che preferiscono borse mini piccolissime o borse gigantesche, che non c'è mezza misura. Questa è veramente piccolissima, molto piccola. Io ho sempre applicazione su Tace, ma voi potete sostituire con bottone, con un'applicazione, non mettere nulla assolutamente, una chiusura a cartella, potete mettere invece della chiusura quella a calamita. E poi potete aggiungere delle perle, perché no, oppure un bracciale rotto o una collana rotta o un orecchino che non utilizzate più, si può sempre applicare. Potete togliere alcune parti che non vi piacciono e con un filo nylon la potete cucire. Se invece il centrale non avete problemi di starla staccando, anche una spilla, perché no, anche una spilla praticissima. Anche la spilla, io non l'ho foderata, ho messo questo manico in bambù che avevo preso da tempo, non l'avevo mai utilizzato e devo dire che questa volta ha fatto proprio il suo compito, perché ci sta veramente molto bene, si realizza con poco e piace a tutte le giovanissime, ma piace anche a noi che non siamo super giovanissime, ma comunque ci piace lo stesso, va bene, sia per gli adolescenti e non. Allora, il mese di agosto ho fatto un pochino di sperimentazioni, diciamo così. Ho voluto anche un pochino sperimentare l'amigurumi, ho voluto, perché in tante me l'avete chiesto, in molte l'hanno realizzate, sia per i nipotini, per le amiche o per una collega che si porta avanti per qualche regalo. E allora, perché non fare un portachiavi con questi due fiori fantastici, il tulipano? Facile, super veloce da realizzare, velocissimo, ve lo dico perché quando l'ho realizzato pensavo che fosse più complicato da fare, invece con poco si fa, è divertente, è un portachiavi, ma possiamo aggiungerlo su una borsa, su un fermalibro anche. Possiamo metterlo, insomma, possiamo avere tantissima fantasia, perché non occorre proprio metterlo come portachiavi, assolutamente no. Allora, questo diciamo che piccolissimo, amigurumi piccolo. Poi ho voluto un pochino aumentare, che come ho detto io non voglio realizzare amigurumi piccolissimi, ma voglio realizzare gli amigurumi molto grandi, un qualcosa di diverso, gli amati peluche, no? E possiamo fare tante cose. Allora ho preferito, visto che era il mese di agosto, preparare un qualcosa attinente al mese, al mare, per cui ho realizzato una razza che è bellissima, veramente molto bella. Molti di voi l'hanno realizzata perché
perché era facile assolutamente da fare, non dovevamo fare tantissimi conti, perché la cosa che spaventa dell'amigurumi sono i conti, perché bisogna fare dei conti, bisogna fare attenzione agli aumenti, diminuzioni, andiamo a lavorare in alcuni casi in tondo, come occorrono sempre di marcapunti, insomma, diciamo come lavorazione un pochino diversa da come siamo abituate noi, con un giacchino, una maglia, per cui è piaciuto anche per variare d'estate con questo filato fantastico, il velluto. Ci sono tantissimi colori, filati discount, li vende in confezioni da 500 grammi e ci sono veramente tanti colori. Io ho scelto il blu e il pan e veramente sto ancora realizzando dei amigurumi. Poi ne ho realizzato un altro, questa è la razza che spero che vi sia piaciuta, ma avete anche condiviso sul mio blog. Vi ricordo che la newsletter partirà poi da settembre, abbiamo fatto insomma qualche prova insieme e da settembre parte la newsletter proprio settimanale con tutti i resoconti, con tutti i tutorial, delle novità, delle anticipazioni. Allora, passiamo al tutorial successivo. Il tutorial successivo, la tartaruga di mare. Mi è piaciuta tantissimo realizzarla. Io ho acquistato degli gli occhi che sono belli, che non si staccano, perché ho sempre paura che si possa staccare qualcosa. Mi è piaciuta veramente tanto realizzarla. Non è difficile, perché comunque partiamo sempre con, a differenza della coda, partiamo sempre con 6, voglio dire, maglie basse, e poi andiamo a fare degli aumenti, e per cui ci dobbiamo semplicemente fermare qualche giro prima per fare la parte sopra o per fare la testa. Insomma, varia semplicemente quello, per cui quando riuscite a realizzare il primo, la coda la lasciamo, infatti nel tutorial l'ho lasciata per ultimo, proprio perché poi si avviano 5 maglie basse, per non confondere l'ho lasciata per ultimo, ma è veramente super facile e divertente, ci vuole poco, con una giornata si realizza, diciamo nei momenti liberi della nostra giornata si realizza tranquillamente, è un regalo simpaticissimo da fare. Infatti molti di voi mi hanno detto: mamma, io lo voglio fare per Natale, la farò insomma anche per Natale, e già adesso si stanno organizzando per realizzarle. Comunque ci saranno delle grandi novità anche per l'amigurumi, ma cercherò di non inserirlo del lunedì e venerdì, ma farò un giorno a parte, proprio per fare una cosa insomma proprio che sia diretta per l'amigurumi. E questo mi è piaciuto tantissimo, perché non pensavo di avere questo riscontro. Mi avete scritto veramente in tante, anche sul mio blog avete tantissimi spunti. Un altro diciamo podcast che vi voglio segnalare, perché quando andate sotto al video di questo podcast delle mini click hack, insomma non sono tutte click, mi sembra sono 7. Ho fatto riferimento a proprio piccolissime borsine, proprio piccole. Vi lascio il link sotto, sempre del tutorial. Ci sono una serie di tutorial, ma c'è anche l'articolo che vi lascio sotto con tutti i tutorial diretti, e andiamo a vedere quella insomma con i ventagli, quella piccolina col sudace inserito. Insomma, sono veramente tante piccoline, carinissime, per chi vuole ancora, voglio lavorare uncinetto, ma non voglio fare qualcosa di grande, non voglio impegnarmi. Queste sono carine da fare, perché le mettiamo lì e poi possiamo tenercele per noi, o quando c'è l'occasione anche di regalare. Io spero che questo podcast vi sia piaciuto. È stato un agosto ricco come sempre, molto ricco di tutorial, podcast, i video della domenica sempre, che mi piacciono tantissimo, lo dico perché condivido con voi. Iscrivetevi al canale, non dimenticate, in maniera di non perdere tutti i tutorial e i video che arriveranno sempre. Io vi saluto, ci vediamo al prossimi tutorial e video. Non dimenticate di andare a vedere, così per curiosità,
anche il blog e iscriviti anche al gruppo. Insomma, ti ho detto tutto oggi. Oggi l'ho ripetuto tantissimo. Allora, un bacione, e ci vediamo ai prossimi video. Baci!